Project Tri-Tree è il nome in codice di un progetto dagli ex sviluppatori di Xenoblade e Secret of Mana. Di che gioco si tratta? È collegato alla serie Xenoblade? E soprattutto, quando uscirà? In questo video risponderò a tutte queste domande, vi mostrerò tutte le informazioni che abbiamo su questo nuovissimo gioco e non mancheranno le mie aspettative e teorie su questo titolo. Prima di iniziare con il video, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace ed iscrivervi al canale per supportarmi ed aiutarmi a creare nuovi contenuti sempre di miglior qualità. Il vostro aiuto è davvero importante e queste due semplici azioni aiutano moltissimo il canale. Spendo due parole solo per citare a chi è stato affidato lo sviluppo del progetto. Trattasi di Three Rings, che ha lavorato a Story of Season Pioneers of Olive Town. Bene, partiamo con la foto simbolo dell'intero progetto. Solo vedendo questa, il mio hype è schizzato alle stelle. Oltre al fatto che il mondo di gioco che è possibile osservare da questa foto è divino, mi ha anche suscitato le stesse emozioni che provo vedendo i vari mondi di Xenoblade. In effetti, osservandoli potete notare anche voi come sono similissimi tra di loro. Poi quella struttura in mezzo, che non riesco bene a capire se sia una spada o un enorme edificio, mi ha ricordato istantaneamente la spada di Mechanis. Già solo l'emozione di vedere questa foto mi ha convinto a preordinare il gioco appena sarà reso disponibile. Ed a proposito di gioco, so che non è stato mostrato ancora nulla, ma sono super curioso di sapere se ci sarà una collector e se sia ai livelli di quelle di Xenoblade. Ho adorato tantissimo gli artbook delle prime due collector con tutte le bozze e rappresentazione dei personaggi e degli scenari in fase di sviluppo. Potrebbe sembrare strano parlare di collector prima ancora che venga mostrato il gioco, ma la data di uscita è più vicina di quanto pensiamo, infatti il titolo dovrebbe uscire nel secondo quadrimestre di quest'anno, il che significa che entro agosto già sarà pubblicato. Xenoblade 3 è questo gioco dagli stessi sviluppatori nell'arco di pochi giorni uno dall'altro. Questo è veramente l'Elysium per me. Ad ogni modo, ritornando all'immagine, dovete sapere che del world design se ne occuperà Nobuteru Yuki. Per chi non lo conoscesse, lui ha lavorato come character design a quell'altro capolavoro di Chrono Cross, e non solo. Ha anche lavorato come illustratore in Trials of Mana. Considerando gli eccellenti risultati ottenuti in questi giochi, sto davvero tranquillo sul suo operato in questo nuovo titolo. Passiamo adesso alla seconda foto. Non so voi, ma quando l'ho vista credevo che rappresentasse le bozze di Alvis, Mio e Rain. E questa somiglianza è più che giustificata, infatti dovete sapere che ad occuparsi del character design dei personaggi è Raita Kazama, lo stesso che ha lavorato come character designer per Xenoblade Chronicles. Avrei scommesso tutto che fosse lui, quello stile grafico così sublime e semplicemente inconfondibile. Adesso passiamo a quella che per molti è solo un accompagnamento di un videogioco, ma che per me riveste un ruolo fondamentale e ne costituisce parte integrante, ossia le musiche. Quando penso a Xenoblade, la prima cosa che mi viene in mente sono le sue colonne sonore divine. Ovviamente la serie di Xenoblade è un capolavoro sotto tutti i punti di vista: trama, lore, combat system, character design, ma le sue musiche sono un qualcosa di ultraterreno. Non oserei immaginare un titolo di Xenoblade senza Yasunori Mitsuda, Ace, Kenji Ramatsu e Yoko Shimomura. E questo per me è il più grande difetto di Xenoblade Cross. Un gran titolone, sia chiaro, ma l'assenza di tutti questi compositori, anzi fenomeni, si fa davvero sentire, all'inizio, ma specialmente in fase avanzata di gioco. Ebbene, brutte notizie se così le vogliamo definire, in quanto in questo nuovo titolo non troviamo nessuno dei compositori che ho citato prima. Tuttavia, a lavorare alla colonna sonora troviamo Hiroki Kikuta, che ha lavorato alle musiche di Trials of Mana e Secret of Mana. Le colonne sonore di questi due giochi sono davvero di altissima qualità e alcune addirittura sono in pieno stile Xenoblade. Passiamo adesso ad un elemento centrale, il genere del gioco. Esso, stando alla descrizione, è un action RPG. È sempre un po' difficile definire questo genere, in quanto è davvero generica come categoria. Giochi diversissimi tra loro, come alcuni Final Fantasy, Monster Hunter e Xenoblade, sono tutti action RPG, ma andandoli ad analizzare non sono per nulla simili.
Pertanto, finché non avremo altre informazioni sul combat system e genere del gioco, questo titolo potrebbe essere veramente di tutto. Per me, se seguissero le orme del combat system di Xenoblade sarebbe perfetto, in quanto quello di questa serie è il migliore mai progettato. Naturalmente sono apertissimo a nuove idee, anche perché ricordo che Project Tri-Tree non ha nulla a che fare con Xenoblade, quindi non è scontato che il combat system sarà come quest'ultimo. Uno dei pochissimi dettagli che sappiamo è anche un accenno alla trama del gioco, che onestamente ho scelto volontariamente di non leggere, in quanto è mia intenzione scoprirli in anteprima direttamente col primo trailer del gioco, che dovrebbe avvenire il 26 maggio. Per me, se si basasse su universi paralleli, viaggi nel tempo, o perlomeno la storia arrivasse anche solo alla metà di quella di Xenoblade, sarebbe già perfetta, e qualcosa mi dice che sarà questo il caso. Vi mostro adesso la prossima foto, dove vediamo in maniera più dettagliata quella struttura di prima. Non vorrei farmi influenzare dal mondo di Xenoblade, ma questa roba mi sembra sempre di più una spada, anche se non ne sono sicurissimo al 100%, in quanto per certi versi potrebbe anche assomigliare ad un'enorme torre dell'orologio, che servirà probabilmente a connettere vari mondi? O a viaggiare nel tempo tra diverse dimensioni? È ancora presto per dirlo, ma di sicuro, qualunque cosa essa sia, rivestirà un ruolo centrale nella trama. Ed a proposito di trama, vi mostro la foto nella quale viene raccontata, ovviamente senza tradurla in italiano per evitare di spoilerare la trama prima dell'uscita del primo trailer del gioco. Già in questa foto notiamo 4 differenti location. Tutti i luoghi sono davvero fantastici, lo stile grafico è stupendo, ma in particolare hanno attirato la mia attenzione 2 tra questi. Il primo è quello in alto a sinistra, che mi ha ricordato la grotta lavica del Monte Valak del primo Xenoblade. L'altro, invece, quello in alto a destra, che è praticamente identico a Frostborg del professor Layton nell'eredità degli Aslan, che era stato uno dei miei luoghi preferiti del gioco. Passiamo all'ultima foto, dove vediamo delle creature che assomigliano moltissimo ai Pokémon. Ciò in quanto a lavorare al gioco ci sono anche ex sviluppatori di questa serie, ma il dettaglio importante lo troviamo in basso. Associato ad ogni Pokémon ci sono dei simboli, rispettivamente un'ascia, una spada ed un arco. Queste icone mi hanno subito fatto venire in mente il combat system di Fire Emblem, dove è presente il famoso triangolo delle armi, dove ogni arma ha un vantaggio su un'altra arma ed uno svantaggio su un'altra ancora. Questa è una mia interpretazione e se dovessi spingermi oltre direi che questi mostriciattoli corrispondano ai Gladius di Xenoblade 2. Rimane l'interrogativo di come si ottengano, se catturandoli nell'open world stile Pokémon oppure tramite degli oggetti o cristalli stile Xenoblade. Adesso tenetevi forte per l'ultima informazione riguardante il gioco. È stata aperta una competizione con dei premi molto succulenti riguardo chi indovinerà per primo il titolo del gioco. I primi 3 ad indovinare il nome riceveranno una gift card dal valore di 10.000 yen, che corrispondono all'incirca a 74 euro. Gli sviluppatori hanno dato anche un indizio, che recita così: date un'occhiata al sito ufficiale del progetto. È sempre difficile indovinare il titolo di un nuovo gioco, ma questo supera tutti, perché tale progetto racchiude di tutto e il gioco potrebbe davvero chiamarsi nei modi più impensabili. Ad ogni modo, sono curiosissimo di sapere le vostre risposte. Se avete avuto una qualche illuminazione divina, una qualche idea, scrivetela pure qui sotto nei commenti. Anzi, partecipate prima al concorso e poi scrivetela, altrimenti qualcuno potrebbe rubarvi l'idea. Si conclude qui questo video di analisi e teorie su Project Tri-Tree. Che ne pensate di questo nuovo gioco? Siete in hype anche voi? E soprattutto, cosa vorreste in questo nuovo progetto? Scrivetelo qui sotto nei commenti, io vi aspetto anche su Instagram e TikTok dove ogni giorno vengono pubblicati contenuti esclusivi. Trovate tutti i link ai miei social in descrizione e nel primo commento. Per oggi era tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon gaming a tutti!